Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Apicoltura CD, io sono Daniele e faccio l'apicoltore. In questo video, che è della serie Voglio fare l'apicoltore, ho deciso di fare un video in cui vi sconsiglio vivamente di fare l'apicoltore se ricadete in queste casistiche che andremo ad analizzare in questo video. Eccoci ragazzi, noi siamo qui per spingere tutti ad affacciarsi sul mondo dell'apicoltura, per cercare di incentivare al massimo questa pratica che è così bella, così interessante e anche così utile per tutti noi, ma ci sono alcuni casi che purtroppo anche io, a chi me l'ha chiesto, ho dovuto dire no, è meglio di no, è meglio che tu non ti metti a fare l'apicoltore. In questo video vediamo i 3 casi principali dove è meglio cambiare strada, è meglio cambiare idea, perché probabilmente non si hanno gli strumenti o il tempo necessario per svolgere al meglio questa attività. Quindi il primo motivo è questo, motivo numero 1. Allora, se non hai tempo a sufficienza, non fare l'apicoltore. Cosa vuol dire? Vuol dire se il tuo lavoro ti impiega a tempo pieno la giornata, sia nella mattina sia nel pomeriggio, ti verrà molto difficile fare l'apicoltore. Perché? Perché ad esempio nei primi mesi dell'anno, febbraio, marzo, aprile, dove il tempo è ancora incerto, dovrai recarti dalle api nelle ore centrali della giornata, quindi o nella pausa pranzo oppure nel primo pomeriggio, dove se hai un lavoro da ufficio sarai impegnato nel tuo lavoro quotidiano. Non potrai quindi andarci alla sera per la maggior parte delle volte e questo implicherà una mal gestione dell'apiario che non ti porterà a risultati soddisfacenti, ma più probabilmente ad avere problematiche da risolvere con le tue api senza soddisfazioni o con pochissime soddisfazioni. Quindi se non hai abbastanza tempo a disposizione, il mio consiglio è di non fare l'apicoltore. Motivo numero 2. Se tu sei allergico alle api o non sai di essere allergico alle api, nel secondo caso ti posso consigliare di fare un test allergico. Se invece sei sicuro di essere allergico alle api e hai praticamente una minima tolleranza al veleno delle api, è una cosa altamente sconsigliata quello di approcciarsi al mondo dell'apicoltura. Io te lo dico perché alcune persone che conosco vanno ad accudire le api magari con l'antistaminico o il cortisone in macchina, ma c'è da considerare anche che il più delle volte siamo soli quando andiamo in apiario, non c'è nessuno che viene con noi e se dovesse capitare il malaugurato caso in cui veniamo attaccati da una famiglia aggressiva, ancora prima magari di metterci le protezioni, oppure veniamo attaccati da qualche ape in qualche punto sensibile, mi viene in mente la bocca, il collo, gli occhi, e essendo soli può darsi che andiamo ad incorrere in alcune casistiche in cui ci potremo mettere davvero nei guai. Quindi ragazzi, se siete allergici alle api o se non sapete di esserlo, il mio consiglio è fate un test sul veleno delle api e se siete allergici, prima di intraprendere l'attività di apicoltura, fate un ciclo per ridurre la vostra sensibilità alle punture di questi insetti e quando gli specialisti vi daranno l'ok potrete intraprendere questa fantastica avventura con un animo più sereno e con una sicurezza in più, perché non si può scherzare sulla salute oppure anche andare incontro alla morte. Quindi ragazzi, fate molta attenzione. Il terzo motivo per cui io ti sconsiglio di fare l'apicoltore è quello se tu vuoi fare l'apicoltore solo per soldi. Se il tuo approccio è questo, se tu vuoi fare l'apicoltore solamente per avere un'entrata extra al tuo reddito abituale, il mio consiglio è quello di lasciar perdere questa attività, perché l'apicoltore non è un lavoro fine a se stesso, non è solamente un lavoro che si svolge per ricevere un compenso. Fare l'apicoltore prima di tutto è una passione. Avere l'approccio invece al contrario, avere l'approccio per dire faccio l'apicoltore perché voglio guadagnare di più, è un approccio dal mio punto di vista assolutamente sbagliato. Chiunque o la stragrande maggioranza di chi ha iniziato con questo intento
o è un apicoltore che non ha ottimi risultati, non ha un grande rendimento, oppure è un apicoltore che già ha smesso di fare l'apicoltore. Questo perché l'attività vi richiederà grandi sacrifici sia in termini di tempo, sia in termini di istruzione, sia in termini di sforzi economici anche da mettere in campo, e se non abbiamo la passione, la mentalità giusta per affrontare questo percorso che non si risolve in un paio di anni, avremo più che altro delle grosse delusioni e delle grosse difficoltà. Quindi se il vostro scopo è quello di guadagnare, lasciate perdere. Ecco ragazzi, per questo video è tutto. Io vi ringrazio se mi avete seguito fino a questo punto. Vi consiglio, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale, in quanto la stagione è alle porte. Se non volete perdervi i consigli che ci saranno in futuro sull'attività apistica, sulle nuove tecniche per portare le nostre api in produzione, vi consiglio di iscrivervi al canale, di mettere il like e di condividere il video con i vostri amici. Ciao, alla prossima!